Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli, una conferenza stampa che doveva esserci settimana prossima ma è stata ufficialmente annullata. Zanoli al Genoa è tutto fatto, prestito con diritto di riscatto, e il calendario di Coppa Italia andiamo a guardare anche un attimo al di là di questi 32esimi con il Modena che sarà il primo avversario del Napoli in quel di agosto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video, e un bel like che non guasta mai, fa piacere a me e fa piacere anche all'algoritmo che non si ferma e continua, diciamo, la sua camminata, perché di corsa non si può parlare. Partiamo dalla cosa che a me dà più fastidio, ovvero da questa conferenza stampa che è stata annullata, a quanto si legge, dallo stesso Giuffredigno. Resta ancora in bilico il futuro a Napoli del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il caso, dopo le dichiarazioni della gente e la posizione di Conte e del Napoli, non appare ancora del tutto risolto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web, infatti, il procuratore ha annullato ufficialmente l'incontro con la stampa, originariamente fissato per martedì prossimo, mandando un segnale chiaro: il caso non è chiuso. Gli ultimi giorni di apparente serenità avevano fatto pensare che tutto fosse risolto, ma nelle ultime 24 ore lo scenario ha subito dei rallentamenti imprevisti e tutto è tornato in discussione, con il futuro di Giovanni Di Lorenzo che è ancora tutto da scrivere. Allora, al di là che si possa dire, la motivazione è stata rallentamenti imprevisti, quindi a meno che non ci sia un cantiere, o meglio, sia uscito fuori un cantiere dalla sera alla mattina, fuori al luogo dove si terrà, poi si doveva tenere, scusate, la conferenza stampa, e ci saranno motivi, ci potevano essere, scusate, motivi di ordine pubblico, allora potevate, diciamo, scrivere diversamente, al di là di rallentamenti imprevisti che, diciamo, la mia personale opinione mi porta a pensare il Napoli, la dirigenza del Napoli o chi per il Napoli ha sedato questa situazione, e ovviamente contattando Giuffredi avrà pensato e detto: caro Giuffredi, finiscila di fare il pagliaccio, smettila, perché va a finire poi ancora peggio di quanto è, e quindi annulla questa conferenza. Conferenza annullata. Io devo dire che sono anche da una parte contento che non si faccia, perché noi non eravamo qui a voler sapere il perché, il per come, il cosa è successo, i gossip al limite che girano intorno al caso. Noi volevamo avere solo chiarezza per quanto riguarda la salute mentale del Napoli, perché un caso del genere può portare strascichi mentali assolutamente gravi se vengono poi gestiti male. È il capitano, era il capitano o è il capitano o sarà il capitano, poi lo vedremo se Di Lorenzo dovesse restare a Napoli, ma l'annullamento di questa conferenza, però, che sia stato il Napoli o sia partita direttamente da Giuffredi, io credo che il Napoli, ovviamente chiacchierando col procuratore, abbia deciso di comune accordo, poi mi auguro di non farla questa conferenza stampa, ma il punto è: questi mal di pancia, questi malcontenti possono essere superati e si indossa quella fantastica maglia che è uscita ieri, che è stupenda, la maglia del Napoli di quest'anno, e la si onori come si deve, o ce la si vuole mettere sotto i piedi come avete fatto quest'anno? Non vi permettete per nessuna ragione al mondo, perché diciamo che non una stagione, ma anche una o due situazioni che possono avere delle similitudini con alcune situazioni vissute quest'anno non le tolleriamo noi tifosi, figuriamoci il Napoli con questo cambio di dirigenza e con questo pugno di ferro che si vede diciamo cronologicamente nelle notizie che noi leggiamo, appunto questa, perché questa conferenza stampa per me è stata annullata dalla dirigenza del Napoli. Poi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e cosa ne pensate, ne discutiamo come sempre. Anche lì il calendario di Coppa Italia è uscito, il Modena sarà il primo avversario del Napoli ai 32esimi, un attimo che me lo metto sotto mano, perché altrimenti potrei dire delle baggianate. Eccolo qui.
Il Modena al Maradona il 10 agosto alle 21:15 sarà il primo match di questi 32esimi di Coppa Italia per i nostri azzurri. Andiamo a guardare un attimo avanti perché i 16esimi ovviamente sono tutti da scrivere per gli scontri che ci saranno in questi 32esimi di Coppa Italia. Il Napoli, passando il turno, potrebbe incontrare una fra Parma e Palermo. Mettiamo che poi passiamo anche ai 16esimi. Diciamo che sul lato del tabellone dove opera il Napoli ci sono il Milan, la Roma, la Lazio e l'Inter. Considerazione maliziosa, prendetela come volete, dall'altro lato del tabellone inspiegabilmente ci sono Juventus, Fiorentina, Bologna e Atalanta. Aperta e chiusa parentesi, e non voglio assolutamente dilungarmi. Sto andando anche troppo oltre guardando assolutamente le squadre che sono agli ottavi, perché ci sono due partite da vincere, c'è una competizione da prendere di petto, come si suol dire, perché ultimamente la Coppa Italia è stata un tantino snobbata, anche nell'anno dello scudetto usciamo con la Cremonese, quest'anno che è appena terminato non ne parlammo proprio, quindi c'è una competizione da onorare e da possibilmente da portare più avanti possibile. Poi vi ho detto le squadre degli ottavi, si becca la Lazio agli ottavi nel caso passiamo il turno, poi ovviamente c'è il Milan, la Roma e l'Inter sul lato del nostro tabellone. Vedremo poi, ma qua parliamo già di quarti di finale, quindi andiamoci con i piedi di piombo, una partita alla volta, e tra un mese e poco più si giocherà la prima partita ufficiale. Ecco perché pronti, ci auguriamo che il Napoli in ritiro faccia le cose per bene nei due ritiri di Di Mario e Castel di Sangro per arrivare tirati a lucido a questa prima uscita ufficiale del 10 agosto. Ovviamente c'è anche da considerare, cominceremo una settimana prima degli altri. Può essere solo una settimana e mi direte vabbè, ma tanto quella è una settimana, però a livello di preparazione qualcosa cambia un tantino, pur cominciando solo una settimana prima con impegni ufficiali. Poi sarà merito dello staff e di Conte arrivare fisicamente integri a fine stagione, avendo quanti meno cali possibili a livello fisico, perché a livello mentale non credo che con un allenatore del genere ci si possa permettere di calare, ecco, dal punto di vista psicologico. Il Modena è arrivato decimo quest'anno in Serie B, e avevo anche da qualche parte alcuni numeri che mi ero salvato, perché ovviamente a onor di cronaca vanno detti: 47 punti conquistati per il Modena in Serie B, 41 gol fatti e 47 subiti. Il Napoli arriva decimo invece nella Serie A, invece che in cadetteria, e il Napoli ovviamente 53 punti con 55 gol fatti e 48 subiti, quindi subiamo un gol più del Modena sullo stesso numero di partite, diciamo annate a confronto, ma sono numeri che volevo solo dirvi ad onor di cronaca, ma serve comunque passare il turno, perché non puoi permetterti assolutamente di steccare una partita del genere, non credo nemmeno che succeda. Poi ovviamente analizzeremo a ridosso della partita il Modena, i calciatori, aspettando anche il mercato che si possa muovere anche in Serie B, e vedremo chi affronteremo, come gioca l'avversario. Faremo il solito prepartita e l'analisi, ma più a ridosso del match, ovviamente tra un mesetto, perché il 10 agosto si gioca e partirà la stagione del Napoli. Detto questo, concludiamo con il salutare Zanoli al Genoa, prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, e quindi c'è una considerazione da fare: se Zanoli era quel calciatore che poteva giocare sulla fascia destra o era il secondo a Di Lorenzo prima che arrivasse Mazzocchi, via Zanoli al Genoa in prestito mi fa pensare che la conferenza stampa di cui abbiamo parlato prima è stata annullata, perché non c'è assolutamente possibilità
di far partire Di Lorenzo e Di Lorenzo resti a Napoli con Mazzocchi come secondo, ma io invertirei un attimo anche solo dall'inizio per capire quanto si tiene a Napoli, quanto ci vuoi mettere di tuo. Farei un attimo questo cambio di gerarchie, Mazzocchi da titolare e Di Lorenzo che si deve un attimo adeguare, poi le prestazioni ci diranno chi schierare o meno, però un tantino di riconquista non del posto, ma di riconquista della fiducia totale tra società, che poi si dice massima fiducia di Lorenzo, eccetera, eccetera, ma comunque tutte le cose che sono state fatte e dette certamente non sono passate inosservate alla dirigenza del Napoli, quindi un tantino diciamo sul filo lo farei correre nel caso dovesse restare a Napoli. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, vi auguro un buon sabato, sempre Forza Napoli, ciao!